Buongiorno, ciao a tutti i lettori di Big Box e del grande Angelo Tordini di Reference. Siamo qui perché vedrete l'uscita dell'intervista a maggio dei cavi Reference per un drum recording, cioè per registrare la batteria in uno studio. Quindi vorremmo farvi vedere la differenza fra i cavi Reference e dei cavi, degli altri cavi, insomma. Abbiamo fatto una bella prova con Angelo, è venuto lui personalmente a farmi provare i cavi, che ne ha diversi e di tante tipologie, perché ogni cavo può essere adatto, soprattutto nella batteria, per ogni strumento della batteria. Lui fa un cavo apposta per la cassa, un cavo per il rullante, tom, ambienti, over, eccetera, eccetera. E dopo uno sceglie perché lui coi cavi riesce a differenziare il timbro sonoro direttamente del microfono, cioè riesce a fartelo più morbido o più cattivo, più moderno, con più attacco, con più pancia, e quindi dopo, diciamo, averli provati, dopo ognuno sceglie la sua tipologia di recording drum, e così dai già un input iniziale al tuo suono che vuoi ottenere, che quella è la cosa naturalmente più importante del musicista, cioè ottenere il tuo suono, quello che veramente tu hai con le orecchie natural della batteria, lo vuoi riprodurre in teoria natural anche con i microfoni. Quindi il cavo, a parte il microfono, è una cosa fondamentale. Li ho scoperti un po' tardi, ma ce l'ho fatta scoprire, e in effetti Angelo mi ha fatto scoprire questo mondo di differenze dei cavi che è veramente bello. E quindi oggi vogliamo fare proprio la prova di la differenza. Vi farò vedere, tipo, suonerò la cassa con il reference che ho scelto e dopo lo suonerò con l'altro cavo direttamente, così sentite la differenza proprio immediata, insomma, diciamo. Iniziamo dalla cassa, che ho scelto un reference 0 30° anniversario, che a differenza dell'altro ha un po' più di attacco, un po' più moderno, diciamo, e per il suono che voglio ottenere mi piace di più perché ha più attacco, più presenza, e c'è un suono più caldo per me, quindi mi piace molto, ed è questo qua. Sentite che bomba, ragazzi, perfetto. Adesso vi faccio sentire invece con l'altro cavo, che è un cavo normalissimo Neutrik, buono anche, però sentite la differenza, che sicuramente perde un po' le basse, perde un po' di presenza, e anche la punta tende a sfumare un pochettino, ed è questo qua. Ecco, adesso passiamo allo strumento principale, il cuore pulsante della batteria, cioè il rullante, quello che dà la personalità anche al batterista, i vari tipi di rullante. E qui appunto un bel cavo rosso fuoco, perché il rullante ci vuole della passione, quindi ci vuole il rosso fuoco, si chiama Ultimo Cavo, ed ha un tocco incredibile perché veramente esce il massimo che può uscire dal tuo strumento, proprio lo dà sia in brillantezza che nel corpo, e quindi proprio dà una risoluzione altissima al tuo suono, quindi è veramente incredibile. Lo volete sentire? Eccolo qua. Voilà! Eccolo qua. E adesso niente, facciamo sempre la stessa prova, cambiando cavo, solito cavo, e niente, sentirete anche qua, cioè bene o male la differenza sta sempre appunto nel perdere la nitidezza, nel perdere la brillantezza e un po' di corpo dello strumento, perché naturalmente, come sapete, il cavo più ha un buon segnale e meglio suona, e già anche solamente la grossezza dei cavi
e fa la differenza del segnale che lui porta poi alla macchina dove farai sentire il tuo suono. Eccolo qua, l'altro cavo. Ok, finito questo, e passiamo agli over della batteria. Poi potete usare come ambiente, potete usare come over, poi sai, in questo caso sono 2414, sono versatili per tante cose, anche per la cordiera, per il charleston, eccetera, per la hi-hat, eccetera, eccetera. Quindi per gli ambienti invece c'ho un cavo 16 TP che è adatto innanzitutto per i microfoni Phantom, quindi condensatore naturalmente, e quindi porta a un segnale più alto rispetto a un microfono dinamico come quelli che abbiamo sentito per la cassa rollante. Questi sono uguali naturalmente left e right, quindi ve li faccio sentire insieme, pampotati naturalmente, e niente, faccio sentire tutto, un po' di groove. Gran suono, grande strumento e grande batterista naturalmente, quindi The Big Drummer sempre per voi. Adesso continuiamo la prova appunto per i due over in questo caso, stacchiamo e riattacchiamo e niente, sentite sempre la differenza che bene o male è sempre quella che avevamo citato sempre per cassa rullante. E nei panoramici si sente perché naturalmente inizi a perdere la cassa, perché panoramici dopo la cassa magari fai fatica, invece inizi a perdere la cassa, comunque ne sentirete delle belle. Eccoci qua. Ecco finito tutto. Immagino che il vostro orecchio sopraffino avrà sentito tutte queste differenze e vi auguro che le abbiate sentite naturalmente, perché è tanta differenza e ne va dopo della qualità e del tuo suono, quindi è una cosa importantissima. Il reference in questo caso su una ditta ad altissimo livello, quindi ringraziamo ancora Angelo Tordini. Grandi cavi per il vostro suono e naturalmente big box invece per le vostre riviste. Ciao da The Big Drummer, Rivano Zanotti.